Oggi impariamo ad usare benissimo il verbo piacere in italiano al passato prossimo. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, dove troverai tutto quello che ti dirò in questo video. Iniziamo! Il verbo piacere ha una struttura molto particolare in italiano e diversa da tante lingue straniere. Ripassiamo insieme come si usa il verbo piacere al presente indicativo. Guardiamo queste frasi. Mi piace viaggiare, mi piace il gelato, mi piacciono i gatti. Per usare bene il verbo piacere è necessario analizzare bene la parola che segue il verbo e a seconda della parola che abbiamo useremo piace o piacciono. Se dopo il verbo piacere abbiamo un nome singolare, usiamo piace. Se dopo il verbo piacere abbiamo un verbo, usiamo ancora piace e il verbo deve essere all'infinito. Se dopo il verbo piacere abbiamo un nome plurale, usiamo piacciono. Ricordatevi anche che con il verbo piacere non usiamo i soggetti io, tu, lui, lei, noi, voi e loro, ma usiamo un pronome indiretto. Usiamo a me o mi piace o piacciono, a te o ti, a lui o gli, a lei o le, a noi o ci, a voi o vi, a loro o gli. Possiamo ovviamente anche usare i nomi propri, i nomi di persona, ma prima dobbiamo mettere la preposizione a. Quindi non diremo Marco piace il calcio, ma diremo a Marco piace il calcio. Non diremo Giulia piace la Formula 1, ma diremo a Giulia piace la Formula 1. Per la forma negativa mettiamo il non prima del pronome indiretto se usiamo i pronomi mi, ti, gli, le, ci, vi e gli. Quindi diremo non mi piace la pizza. Ma se usiamo invece la forma estesa, quindi a me, a te, a lui, a lei, a noi, a voi e a loro, il non andrà dopo. Quindi a me non piace la pizza. E ora finalmente, dopo questo grande ripasso, andiamo al passato prossimo. Come si usa il verbo piacere al passato prossimo? Guardiamo questa frase. Ieri sono andata alla pizzeria da Gino e mi è piaciuta molto la pizza. Invece non mi sono piaciuti i dolci. Notiamo alcune cose molto importanti. Il passato prossimo è un tempo composto. Questo significa che abbiamo un ausiliare e un participio passato. L'ausiliare del verbo piacere è sempre essere. Quale persona del verbo essere scegliamo? Dobbiamo capire che cosa segue il verbo piacere. In questo esempio abbiamo la pizza e i dolci. Quindi quando parliamo della pizza, che è un soggetto singolare, usiamo il verbo essere alla terza persona singolare. Invece i dolci è plurale.
Quindi usiamo essere alla terza persona plurale. Loro sono. E per la pizza lei o lui è. Di conseguenza, l'altra cosa molto importante da notare è che se abbiamo l'ausiliare essere, allora il participio passato vuole l'accordo in genere, cioè maschile e femminile, e in numero, cioè singolare o plurale. In questo esempio abbiamo la pizza che è singolare e femminile, quindi il participio di piacere sarà piaciuta. Dopo abbiamo i dolci, che è un sostantivo plurale e maschile. Allora il participio passato di piacere sarà piaciuti. Vediamo un altro esempio. Ti è piaciuto il film? Sì, e mi sono piaciute anche le canzoni. In questo dialogo abbiamo il film, che è un sostantivo maschile singolare, quindi il participio passato sarà al maschile singolare, piaciuto. Dopo abbiamo le canzoni, che è un sostantivo plurale e femminile, quindi avremo essere al plurale sono e il participio passato accordato al plurale e al femminile, piaciute. Quindi se al presente abbiamo mi piace, al passato abbiamo due opzioni. Useremo mi è piaciuto se dopo abbiamo un verbo all'infinito, un'attività. Mi è piaciuto visitare il Duomo. Useremo ancora mi è piaciuto se dopo abbiamo un sostantivo singolare e maschile. Mi è piaciuto il gelato. Useremo mi è piaciuta se dopo abbiamo un sostantivo femminile e singolare. Mi è piaciuta la pasta. Se al presente usiamo mi piacciono, al passato abbiamo ancora due opzioni. Possiamo usare mi sono piaciuti se dopo abbiamo un sostantivo maschile e plurale. Per esempio, mi sono piaciuti gli spaghetti. Ma se dopo abbiamo un sostantivo femminile e plurale, useremo mi sono piaciute. Per esempio, mi sono piaciute le torte. Abbiamo queste 4 opzioni, nient'altro. Mi è piaciuto o mi è piaciuta. Mi sono piaciuti o mi sono piaciute. E adesso facciamo un piccolo esercizio insieme. Vi farò vedere una frase e voi dovete completarla con queste 4 opzioni che abbiamo appena imparato. Potete mettere in pausa il video per pensare più a lungo. L'ultimo libro che ho letto. È piaciuto perché libro è un sostantivo singolare e maschile. A Paola le lasagne ieri sera sono piaciute perché le lasagne è un sostantivo plurale e femminile. Quella serie TV è piaciuta perché serie TV è singolare e femminile. Ieri ho mangiato gli gnocchi e molto. Sono piaciuti perché gli gnocchi è plurale e maschile. Martina ha visitato Firenze e moltissimo.
È piaciuta perché Firenze e tutte le città è femminile e singolare. C. Visitare Roma. È piaciuto perché visitare è un'attività, quindi un verbo all'infinito e usiamo il singolare maschile. È piaciuto. Bene, grazie mille per essere arrivati fino alla fine del video e io spero adesso che il verbo piacere al presente e al passato prossimo sia chiarissimo per voi. Ricordatevi di mettere un mi piace e di scaricare il PDF gratuito che trovate giù nel box informazioni. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.